controllate i vostri tubetti di colore ad olio. Perché vi dico questo? Controllate i pigmenti che sono all'interno dei vostri colori ad olio e poi controllate il nome con cui è definito questo colore che state usando. Questa è una cosa su cui io mi batterò sempre, perché possiamo trovarci, come nel caso di questo video, davanti a una sorpresa, una bellissima sorpresa e interessantissima sorpresa, che noi abbiamo davanti agli occhi e che dobbiamo approfondire come se fosse un giallo. Naturalmente vi sto parlando della terra verde naturale. Naturale dire che la terra verde possa essere naturale, ma non tanto naturale vedere quello che poi invece è scritto sul tubetto della terra verde naturale che noi siamo andati a comprare. Non faccio nomi di marche, dico solo di stare attenti che questa cosa può essere non negativa, ma sicuramente ci dice moltissimo su come noi dobbiamo stare accorti quando andiamo a comprare dei colori ad olio. Naturalmente vedremo questa terra verde come si compenetra con altri colori che sono dei colori classici, che io uso abbastanza spesso, che sono giallo di cadmio, rosso di cadmio e inaspettatamente un colore particolare che vedremo perché lo tiriamo in causa in questo video e durante il video voi capirete perché, che è il nero avorio. Ma andiamo senz'altro a vedere questo video in cui parliamo di un'altra terra bellissima, che è quella terra verde naturale che noi ameremmo vedere sulle nostre tavolozze e quindi sui nostri dipinti per fare dei meravigliosi paesaggi. Buona visione. Può succedere che quando noi andiamo a comprare un colore, noi andiamo a vedere il nome che è sul tubetto di questo colore e quindi lo comperiamo e sul tubetto noi possiamo andare a leggere terra verde naturale e quindi noi compriamo la terra verde naturale. Poi quando andiamo a casa notiamo che nel nostro tubetto vi sono scritti i pigmenti usati per fare questo colore. Ora, noi vediamo con grande sorpresa che dentro questo colore, che viene indicato come terra verde naturale, noi abbiamo due altri pigmenti insieme, che sono il nero avorio e la ftalocianina. Quindi vuol dire che questa terra naturale che abbiamo comprato, di naturale aveva solo il nome, o meglio, è un colore onestissimo e degnissimo e interessantissimo, come potete vedere qui. Però, naturalmente, non è ciò che noi aspettiamo di vedere quando noi spremiamo il nostro tubetto e andiamo a prendere il colore. Perché la terra verde, senza l'aggiunta di ftalocianina e nero avorio, ovviamente si presenta sotto un'altra coloritura e soprattutto con delle proprietà un poco diverse. E noi vediamo che è molto meno fluida e naturalmente un poco più calde di quanto potesse avere una tonalità di terra verde naturale mischiata con la ftalocianina e con il nero avorio. Naturalmente se io prendo questa terra verde e metto dentro un poco di nero avorio, che lo abbiamo qui, otteniamo un poco, ci avviciniamo almeno al tono che abbiamo trovato a fianco. Vedete? Basta solo aggiungere un poco di nero di avorio che abbiamo qui e ci avviciniamo abbastanza a quello che noi abbiamo comperato e abbiamo nel primo tubetto che noi siamo andati a spremere sulla nostra tavolozza. Ma ovviamente questi due colori, e vedete come ancora qua rimane un poco caldo perché naturalmente non abbiamo il blu di ftalocianina che naturalmente possiamo benissimo andare a prendere e vedere come
naturalmente si comporta insieme a quest'altro colore. Vediamo se la risultanza di questi tre colori ci danno lo stesso colore che abbiamo provato nella parte iniziale del video. Il ftalocianina naturalmente è un pigmento molto, molto fluido, molto interessante e molto colorante, che ha questa particolarità di essere vibrante e di dare ai verdi una tonalità veramente interessante, che poi si sviluppa molto di più se noi andiamo a dipingere con i bianchi, oppure li esaltiamo con i gialli. Infatti basta che noi prendiamo un poco di giallo di cadmio e vediamo subito come il verde ftalo, diciamo il turchese ftalo, o una componente della ftalocianina, dà subito questa risultanza, questo verde che si presenta veramente molto più brillante. Ma noi possiamo anche azzardare di aumentare la presenza di giallo e otteniamo un verde assolutamente molto molto interessante, così come noi possiamo fare se andiamo a mischiarlo al verde, alla terra verde naturale che abbiamo trovato nel tubetto che abbiamo usato e con cui abbiamo iniziato questo video. Vedete, più o meno le tonalità sono le stesse. Quindi, ovviamente, quando noi andiamo a prendere un tubetto, a dipingere, e ci apprestiamo a dipingere con qualsiasi colore, ricordiamoci di andare a vedere quelle che sono le caratteristiche di questo colore, naturalmente. E quando noi andiamo a vedere le caratteristiche di questo colore potremo notare delle sorprese, potremo notare che questo colore ha nella sua componente anche altri pigmenti che disattendono il nome che viene dato al pigmento stesso, che è scritto sul tubetto. Allora, le telle verdi naturali variano ovviamente, variano anche un poco come tonalità. L'importante è che la composizione abbia una risultanza di carattere proprio naturale nel vero senso della parola. Sono terre che si ricavano appunto da silicati di ferro che li colorano, e questi possono essere di alluminio, di rame, ossidi di ferro appunto, di magnesio, di potassio, di silicato di ferro, dipende proprio dalla qualità e dal tipo di terra che noi andiamo a ottenere. La composizione, quella che noi possiamo chiamare terra verde, quindi naturalmente può variare ampiamente, essendo il prodotto di una moltitudine di minerali verdastri che sono esposti alle intemperie. Comunque i più comuni sono i minerali naturali dell'argilla verde, glauconite e celadonite, che al loro interno possono contenere tutti questi altri minerali. Però noi con la terra verde possiamo utilizzarla per costruire, come abbiamo visto, dei bellissimi verdi che possono variare nei toni, possono essere più freddi o meno freddi. Vediamo ad esempio la possibilità di dipingere, vedete come si porta bene e come non ha assolutamente necessità di essere unita a nessun altro diluente, perché abbiamo veramente una fluidità di impatto di tratto molto molto interessante. Quindi noi possiamo anche prendere ad esempio del rosso di cadmio e unirlo alla terra verde in questo modo. Vedete come il rosso subito si adombra in questo modo. Naturalmente se noi lo teniamo con una quantità abbastanza importante di rosso di cadmio, si imbrunisce e dà questa tonalità un poco marroncina rossastra. Però invece se diciamo il colore mantiene una predominanza di verde, lo andiamo inevitabilmente solo che a scaldare. E anche quando noi abbiamo questo rosso di cadmio mischiato a questa terra verde
che chiamiamo naturale in questo senso, noi cosa facciamo? Possiamo unirla al giallo di cadmio e vedete che otteniamo sicuramente un verde molto più caldo di quello che abbiamo ottenuto sopra. Quindi diciamo che la terra verde è una via di mezzo che ci può permettere, attraverso la sua mescola con i rossi della nostra tavolozza. Adesso io qua ho il rosso di cadmio, ma potete benissimo fare conto di provarlo su qualsiasi altro rosso che voi avete a disposizione. E addirittura vedete, se io vado qui e spingo ancora il pennello, mi è rimasto ancora del rosso. Vedete come il pennello può contenere sempre del colore a seconda di come noi lo schiacciamo proprio sulla superficie. Ecco, vedete? Ecco, già questi colori mi danno l'idea di quante variazioni di tono io posso fare con un singolo colore. Naturalmente io posso anche partire dal giallo e dall'arancio, ad esempio. Se io costruisco un giallo con il giallo di cadmio, naturalmente, e lo unisco ad un rosso di cadmio, abbiamo un arancione molto solido. Vedete? Molto solido. E adesso andrò a questo arancione a mettere pochissima, proprio pochissima terra verde, ma proprio un'idea, proprio un minimo proprio di terra verde. E vedete come questo permette al colore di assumere quell'arancio più caldo, ma oserei dire che consente di avere un tono più chiuso, più soffuso, più dimesso, che ci rende il colore sicuramente ancora più naturale. Vedete? Tutto per mezzo di un solo colore, che è la terra naturale. Quindi noi abbiamo questa risultanza con una mescola che andiamo a vederla ancora una volta, togliendo e pulendo il pennello in modo che non vi restino tracce di terra, che vi ricordo abbiamo fatto questo tipo di mescola, e il primo arancio che noi abbiamo ottenuto è questo. Invece con la terra verde vedete come siamo riusciti ad andare verso questo tipo di tonalità. Ovviamente vi sono anche i bianchi e vi sono anche i neri. Ad esempio, se noi prendiamo il nero avorio, che è il protagonista anche di questo colore, lo mettiamo un poco qui. Che il nero avorio si sposa benissimo con i verdi, perché è proprio la consistenza del nero che, se mischiato al giallo, come abbiamo visto, dà subito una risultanza verde, perché all'interno vi sono sempre dei pigmenti che si rivolgono al blu molto di più di quanto non si rivolgono agli altri colori, per cui mischiandolo con il giallo io posso ottenere del verde. Ma adesso prendiamo la terra verde e lo andiamo a mischiare, e questo ovviamente sempre di più. E quindi noi otteniamo ovviamente un colore freddo, vedete? Mentre qua virava sul caldo, il nero avorio consente al colore di virare sul tono freddo. E noi lo possiamo vedere anche ampiamente se noi per esempio lo mischiamo al bianco di titanio, come in questo caso. Diventa quasi un grigio. E questo è molto interessante, perché ovviamente, come abbiamo visto anche in altri video, basta che noi mettiamo un colore vicino ad un altro perché questo prenda la sostanza dell'altro. Quindi adesso vediamo un po', se noi mettiamo vicino questo colore al giallo che abbiamo creato precedentemente, vedremo che tipo di colorazione può riuscire a ottenere. Vedete come il colore
risulta, perché ovviamente l'arancione, cosa succede? L'arancione ci dà una risultanza più azzurra e quindi questo tenderà ad essere un pochino più freddo, oppure tendente al verde. Vedete che è lo stesso colore, però noi lo percepiamo in modi diversi. Possiamo continuare e possiamo unire, ad esempio, il nero avorio, perché non bisogna demonizzarlo il nero, è assolutamente un colore che ha una sua nobiltà. Per esempio andiamo a fare una cosa che magari non potremo fare, oppure non ci dà la possibilità di poter fare, diciamo la nostra consuetudine, mai lo potremo fare. Uniamolo un po' al bianco, vedere che colore abbiamo ottenuto. Vi dicevo che ovviamente il nero, avendo dentro di sé delle componenti azzurre, ovviamente la risultanza non potrà essere che un colore scuro che tende al viola. Ma se noi mettiamo dentro della terra verde, naturalmente otteniamo un bellissimo verde scuro con cui possiamo fare naturalmente le ombre dei nostri colori. E a questo noi possiamo unire del giallo, in questo modo. E col bianco noi abbiamo una risultanza che possiamo altrettanto unire con il giallo e ci permette di costruire una nuance assolutamente inattesa. In questo modo. Ho preso un po' troppo. Ecco. Tutto questo per dirvi appunto che prima di tutto l'importanza di andare a vedere la tonalità che noi andiamo a comperare. Questa abbiamo visto che è dichiarata terra verde naturale, quella che è invece una terra verde che noi andiamo a leggere sul tubetto, mischiata a ftalocianina e a nero avorio. Quindi noi andiamo a, ovviamente, andiamo a schiarirlo con il verde e noi otteniamo, guardate com'è questo colore. Ecco, un'altra cosa importante, possiamo vedere come rende questo colore, perché quando il pigmento è puro, ed è veramente interessante la sua purezza, e noi possiamo vederla proprio, il colore rende anche moltissimo di più, vedete? E il pennello mi rimane molto sporco di colore, ma questo a me interessa perché posso farlo, posso poi sfumarlo verso un altro colore. Pian piano questo colore io lo posso pulire, ma è molto complesso pulirlo adesso, ma non è neanche necessario, perché voglio fare proprio una nuance molto molto graduale. Noi abbiamo la possibilità di vedere quanto questo colore è completamente diverso da quello che noi possiamo ricavare facendo la stessa cosa e quindi unendo la terra verde naturale, quella sì, senza ftalocianina e senza nero avorio, e vedere come si comporta se non la mischiamo con il bianco, con il giallo, scusate. Vedete com'è già più chiara. Andiamo a prendere il giallo, è naturalmente più brillante, oserei dire, però ovviamente rimane un poco più trasparente. Il giallo è di per sé un giallo abbastanza caldo, però naturalmente la componente del nero dentro lo adombra un pochino. Vedete come proprio sono completamente diverse le tonalità. Adesso ho girato da questa parte, quindi abbiamo la componente più
più verde che salta fuori, però si vede proprio, e se voi lo provate lo riuscite a vedere ancora di più. Poi prendiamo questo e in ultima istanza io userei proprio il bianco per illuminare i chiari. Io generalmente vi consiglio di tenere il dipinto sotto il massimo punto di bianco, perché sia il massimo punto di bianco e il massimo punto di scuro vi danno la possibilità di ragionare sulla eventualità di mettere poi, quando una volta è asciutto il dipinto, alcuni punti di luce dove è necessario metterli. Vedete che nonostante il bianco di zinco tenda appunto ad essere opaco, ad opacizzare un poco i colori, qua mantiene il colore tutta il suo carattere. Ok? Mentre quello che abbiamo visto prima non riuscirebbe a farlo, perché al suo interno vi è un poco di nero avorio e un poco di ftalocianina. Quindi quando voi andate a comprare qualsiasi colore, assicuratevi che nel tubetto vi siano scritti i pigmenti innanzitutto, e poi quando voi leggete i pigmenti, quindi valutate se ciò che è scritto sul tubetto sia realmente ciò che contiene il tubetto. Vi saluto, spero che queste prove di colore siano interessanti e vi possano dare qualche spunto per riuscire a verificare voi stessi questo tipo di interazioni e di andare a esplorare quello che è il mondo delle terre, che ci lascia moltissime possibilità e veramente tanti spunti per i nostri dipinti, soprattutto ovviamente per i nostri paesaggi. Quindi vi auguro un buon fine settimana, una buona giornata a tutte e a tutti voi. A presto!